Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere come realizzare il volto di un figurino di moda. Parecchi di voi mi chiedono spesso tramite messaggio privato come disegnare un volto e soprattutto di realizzarlo con il corpo del figurino, quindi vederlo per intero. Di solito la misura di un volto è di circa 2 cm e un'altra cosa di cui vi voglio dire, noto spesso che parecchi di voi disegnano prima il corpo e poi la testa. Questo in realtà è un errore molto grave, perché in base alla testa si vanno a creare le proporzioni, perché come ben saprete è proprio grazie alla testa che vengono suddivisi i moduli, quindi in base alla dimensione della testa si realizza tutto il figurino. Quindi vi raccomando, realizzate il figurino iniziando dalla testa. Quindi adesso voglio mostrarvi qual è il procedimento che faccio io e cercherò assolutamente di provare a strutturare in modo molto semplice per farvi capire come dovete fare, soprattutto se siete agli inizi. Quindi andremo a disegnarlo in modo molto basico, trovando uno schema per semplificarlo, e poi magari dopo andremo sicuramente a creare i maggiori dettagli del nostro volto, perché ovviamente il volto è composto da molti elementi e quindi questo appunto lo rendono molto complesso, ma noi troveremo delle chicche semplicissime da applicare appunto per renderlo super facile. Dunque, eccoci qui, questo è il figurino e sono già andata a disegnare un piccolo schema sulla faccia per quanto riguarda il volto e ho disegnato un rettangolo. Le dimensioni sono appunto di circa 2 cm. Ora dobbiamo cercare all'interno di questo rettangolo di creare uno schema appunto che man mano si avvicina sempre di più alle sembianze di un volto. Quindi io come prima cosa vado a crearmi quelle linee che mi creano gli zigomi, quindi da circa questo punto, che è il punto in cui ci sono gli zigomi, vado a crearmi delle linee un po' curve in questo modo, che vanno ad quasi ad intersecarsi nel punto del collo. Adesso invece, se noi provassimo a creare una sorta di arco appunto dal punto in cui iniziano gli zigomi, quindi in questi due punti, vedete che inizia già a prendere la forma del volto. Ora possiamo procedere con la realizzazione della mascella. Arriviamo circa alla metà della linea dove abbiamo fatto questa linea curva per gli zigomi e appunto cerchiamo di armonizzare, rendere un po' più armonioso in questo modo, creando anche il mento. Così creiamo il volto. Poi, sempre dal punto dove abbiamo iniziato a fare gli zigomi, se noi disegniamo una specie di 2 ellissi in questo modo, in maniera veramente semplicissima, sono già sbucate fuori le orecchie. Quanto ci abbiamo messo? Niente. Adesso posizioniamo una linea retta dal punto delle orecchie, disegniamo altri 2 ellissi e questi saranno i nostri occhi. Il naso lo posiziono proprio dove iniziano gli zigomi e la bocca proprio dove inizia il punto della mascella, e andrò semplicemente a disegnare in modo molto approssimativo, sempre una sorta di ellissi, perché io poi andrò in un secondo momento a renderlo più preciso. Per il naso possiamo disegnare un triangolo in questo modo, mentre invece per quanto riguarda l'attaccatura dei capelli, ovviamente guardate sempre un'immagine di riferimento così siete sicuri di non sbagliare e andatela a strutturare, andate a semplificare. Ad esempio anche io in questo momento sto guardando un'immagine di riferimento, quindi vado semplicemente a creare la mia attaccatura di capelli, poi piano piano
vado a modellarla. Quindi adesso vado a crearmi un po' di volume per i capelli. Dunque, una volta arrivati a questo punto, io vado a prendere una matita con le punte intercambiabili che appunto mi permette di avere un tratto molto più sottile e molto più preciso. Ora vado a creare i dettagli del volto. Sono andata semplicemente a ricalcarmi il mio volto e adesso voglio anche mostrarvi come lo coloro. Il mio colore preferito per la pelle è il colore Dusky Pink dei Pro Marker di Winsor & Newton. Li abbino con i pastelli a base d'acqua, quindi con i pastelli acquerellabili, e uso i pastelli della Stabilo. Quindi cosa vado a fare? Vado a creare una base con il pastello che poi successivamente andrò a colorare con il Pro Marker e appunto il Pro Marker andrà a sciogliere poi il pastello sottostante. Cercate di restare più scuri verso l'esterno e man mano che andate nell'interno sfumate e tenete appunto la pressione della mano molto leggera, quasi che il pastello non si deve vedere. Quindi anche se avete pochi Pro Marker non vi preoccupate, perché l'importante è avere i pastelli, perché alla fine tutto il gioco, tutto il procedimento viene realizzato con i pastelli. Il Pro Marker vi servirà soltanto per far sciogliere il pastello.
andare a puntare le luci luce. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che abbiate appreso almeno un pochino qualcosa che vi porterà appunto a migliorare nel vostro disegno. Vi ricordo che se volete sostenermi potete iscrivervi al canale, potete iscrivervi al canale, lasciare un bel like al video, condividere sicuramente il video con i vostri amici che magari anche loro hanno bisogno di provare a migliorare nel disegno, e non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video, perché sennò altrimenti non potete vedere i miei prossimi video, quindi vi raccomando, attivate la campanella. Niente ragazzi, io spero che questo video appunto vi sia stato utile, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!